Ciao! In questo video vedremo questo modulo portatile LoRa che ha la particolarità di avere il GPS a bordo e un display e-paper che consente di avere un ridotto consumo energetico e una altissima visibilità in pieno sole. Inoltre al buio c'è la possibilità con questo potenziometro di alzare e abbassare la luminosità. Ha due pulsanti e un selettore qui sul lato. Il selettore serve per accendere il GPS e due pulsanti in funzione. Accanto alla presa di ricarica c'è un forellino che è il reset. Questa cosa è molto intelligente, evita di premerlo accidentalmente, cosa che non era su i due moduli che ti ho fatto vedere in un altro video. Qui dietro ci sono due inserti filettati, probabilmente sono previsti per mettere l'attacco a cintura, che però non ho ancora trovato sul sito. L'utilità di questi moduli quale possono essere usati per comunicazioni dove c'è assenza di alcun tipo di connessione, quindi se non abbiamo la connessione telefonica questi sono una valida alternativa. Inoltre il sistema LoRa consente di andare a lunga distanza con potenze molto basse, quindi la durata della batteria è notevole, arriva a circa 10-15 km in aria libera. Il sistema Mestastic che utilizziamo come firmware consente inoltre ad ogni nodo di fare da repeater, quindi possiamo andare anche a distanze maggiori se abbiamo un nodo che ci fa, diciamo, da ponte, e questo è il vantaggio principale di questo sistema, di questa rete Mestastic. Andiamo adesso a smontarlo così vediamo come è fatto dentro, vediamo come aggiornare il firmware o caricare un firmware diverso da quello di fabbrica. Arriva già con precaricato il firmware Mestastic, non l'ultimo, e quindi dovremo aggiornarlo all'ultima versione stabile. Andiamolo a vedere smontato e effettuiamo anche una trasmissione di messaggi. Vediamo ora come è fatto l'interno. Per smontarlo basta togliere le 4 viti sul posteriore, smontare l'antenna e svitare leggermente la ghiera. Poi si apre facilmente. Vediamo il display e-paper, il selettore per accendere e spegnere il GPS, l'antenna del GPS col suo connettore, i due pulsantini, la batteria da 1200 mAh, 3,7 volt, il suo connettore che si innesta qui. Questa è la batteria del GPS, questo è il connettore, penso per collegare la seriale di programmazione. Qui c'è un'altra antenna, penso sia quella del Bluetooth. Poi qui c'è un NFC e ci sono dei componenti non montati. Non so se è predisposto anche per l'NFC a questo punto. Il LED di power, LED data e il connettore USB-C, realizzato abbastanza bene. Proviamo adesso a scambiare dei messaggi tra questi due dispositivi. Questo si chiama P3 e questo RG4M. Quindi ci colleghiamo a questo. Sta caricando. Questi tutti i nodi che ha nel suo database. Portatile 3, che è questo. Per mandare un messaggio la prima volta bisogna entrare qui. Messaggio diretto. Questi sono i messaggi preconfezionati. Text QSL. Invia messaggio. E qui è già arrivato. Si è visto per un attimo perché adesso le schermate stanno ruotando. Adesso andiamo su questo dispositivo qui, quindi P3, carica le configurazioni, i moduli, i nodi. Ho già la notifica che è arrivato il messaggio, infatti, e posso rispondergli, ad esempio, buongiorno, vediamo se sul display appare. Ok. Sta anche suonando. From P3, buongiorno, e lampeggiava il LED blu. Ok, il test di invio dei messaggi l'abbiamo fatto. Questo è il suo manuale, vediamo un po' le caratteristiche, le dimensioni, il peso, 81 grammi, il display e-paper è da 1,54 pollici, qui ci dice la funzione dei pulsanti, function button, il doppio clic accende e spegne la retroilluminazione. Questo lo faceva con il firmware vecchio,
Adesso con il firmware che ho messo io della versione 2.7.7 non ha più questa funzione. Adesso magari insieme proviamo a tornare indietro a una beta, perché ho messo un alfa, per vedere se funziona ancora il doppio clic con lo spegnimento della retroilluminazione, che è molto utile per risparmiare la batteria, perché ho visto che anche con la manopola della regolazione della luminosità al minimo resta leggermente acceso il display. Poi c'è il triplo clic che manda un SOS di allarme, quindi la campanella. Qui dice che manda l'SS alarm, quindi 3 corti, 3 lunghi, 3 corti, attiva il buzzer e lampeggia l'indicatore. Non so cosa serva questa roba. Se viene premuto a lungo entra in power saving mode. Il pulsante di reset è qua sotto. Andiamo a vedere l'altro manuale, perché sono 2 manuali. Questo lo chiamano datasheet, ci sono molte più informazioni, quindi una descrizione sui processori, sulla tecnologia utilizzata, le caratteristiche, compatibile con l'app Meshtastic. Vediamo se ci sono altre informazioni interessanti, le dimensioni, uno schema blocchi, l'hardware. Qui la cosa interessante magari sono i pin come sono segnati sui vari button, se dobbiamo fare qualcosa di personalizzato magari in Python. Qui per accedere alla flash, i pin che vanno al GPS, altri pin, il buzzer collegato al pin 06 e altri pin del display. Altre specifiche più precise però non parlano di NFC, quello che abbiamo visto scritto nel circuito stampato. Ancora altre caratteristiche elettriche, certificazioni. Andiamo adesso sulla pagina del flasher e proviamo a fare un downgrade a una versione più vecchia, più stabile. Selezioniamo il dispositivo ThinkNode M1, il 277 è quello che ho installato io. All'inizio, quando è arrivato, c'era una 2.6, mi sembra una 2.6.2. Proviamo a mettere una 2.6.11. Collego il dispositivo alla porta USB, collegato, premo su flash. Qui bisogna entrare in modalità DFU, vediamo se riusciamo. COM6, connetti, dovremo vedere un disco in questo modo, quindi un'unità con il nome del dispositivo. Eccolo qua, è questo, perfetto. Allora dobbiamo scaricare il file, il locale, e andare a copiarlo, a incollarlo in quella cartella. Questo dobbiamo metterlo dentro in questo electro boot. Ci mette un attimino e alla fine il dispositivo dovrebbe riavviarsi da solo ed installare in modo autonomo il firmware. Ha terminato, vediamo se riesco a fartelo vedere da qua. Questa è la schermata principale, lampeggia il LED rosso e dovrebbe essere già ripartito. Esatto, con questo firmware qui lampeggia il LED rosso, con l'altro firmware il LED rosso non lampeggiava. Vediamo la retroilluminazione, sì, è accesa anche qui leggermente. Premo 2 volte il tasto laterale, sì, ha spento la retroilluminazione, quindi le versioni beta funzionano come scritto sul manuale. Nell'alfa non so perché hanno tolto questa utile funzione, secondo me consuma la batteria. Il LED del battito cardiaco si può disattivare tramite app. Andiamo adesso alle conclusioni finali. Siamo giunti al termine di questo video. Ho fatto delle prove sul triplo clic che abbiamo visto sul manuale, quindi facendo 3 volte pressione 1, 2, 3, emette lui questo segnale di SOS Morse, che è anche sbagliato perché ha i toni troppo lunghi. Non so quale può essere l'utilità, forse come cerca persone, ma il fischio è talmente basso che ci vuole un cane per udire questo suono. Per farlo smettere o lo spegniamo da qua o ripremiamo 3 volte il tastino. Ho visto che montando il firmware 2.7 qualcosa, quelli alfa, la funzionalità del doppio clic e il triplo clic non c'è. Detto questo, spero che il video ti sia stato utile e noi ci sentiamo e vediamo
al prossimo video, ciao!